Ragazzi, bentornati sul canale. In questo video vedremo la terza e ultima parte del nostro tavolino in resina, quindi sarà un video molto carico e molto divertente. Se sei nuovo, questo canale è dedicato al fai da te e anche qualche piccola recensione, quindi iscriviti e accendi le notifiche. In questo modo ti avviso quando pubblico un video nuovo. Andiamoci! Allora, tempo di attesa 4 giorni. Ora proverò a toglierlo dallo stampo e cercherò di portarlo da un amico falegname che ha una piallatrice elettrica, perché non voglio rovinare questo tavolino. In questo modo riuscirò a piallarla molto bene da una parte e dall'altra. Se non riuscite ad avere una piallatrice elettrica, vi posso consigliare di utilizzare una slita e una fresatrice come avete visto nel primo video. State molto attenti e cercate di togliere 1 millimetro alla volta, in modo da non farsi che si stacca delle parti di resina. Ora cominciamo a toglierlo dallo stampo. In quel punto qua, se vi ricordate, se avete visto la seconda parte, si è crepata la giunta e quindi mi è saltata fuori un po' di resina e ho cercato di tapparlo con la colla calda. Un po' alla volta. Se notate qui, e ci sono anche altri punti tipo questi, si sono formati dei buchi che aveva il legno, e quando ho fatto la prima colata non è riuscita ad andare a chiudere tutti questi forellini. Tanto questa qua sarà la parte sotto e noi andremo adesso a fresare la parte bella.
Allora, l'ho girata a contrario e dovrei fare i bordi con la fresa. Adesso dovremo partire con 80, 120, P180, P240, 320 asciutto, quindi qua dovremo stare a carteggiare sull'asciutto, ogni tanto si spolvera e si cambia grana. E dopodiché con la parte questa, che partono da 400, 800, 1000, 1500 e 3000, dovremo farli sul bagnato. Non tanto, poi mano a mano vedremo come. Un'altra cosa che mi sentivo di dirvi è: nel momento in cui fate questa operazione non schiacciate la macchina, lasciatela ad agire al suo peso. Allora ragazzi, ci sono due aspetti da prendere in considerazione. Quando si comincia a carteggiare con la P400 bisogna bagnare tutte le volte. Si bagna, si cambia grana, si va avanti, si bagna. Un altro aspetto molto importante è che non dobbiamo passare ad un'altra carta finché non andiamo in ordine. Quindi dobbiamo andare e rispettare l'ordine in cui cominciamo a carteggiare, perché altrimenti si vedono le grattate. Una volta che abbiamo carteggiato per bene tutto, possiamo cominciare a dare il polish, a dargli la brillantezza. Sto utilizzando un olio cera dura e per prima cosa ho messo un plattorello in spugna e passeremo a quello in tessuto.
Allora ragazzi, delle gambe non vi posso raccontare molto, è un tubo piegato, un tubo da 1 metro piegato con una piastra 3 fori e gli ho dato l'inclinazione a 35 gradi, quindi adesso proverò a verniciarle. Allora ragazzi, mi sono preparato qui dei morsetti, i piedi del tavolo e qualcosa da segnare. Ho creato un cerchio, non riuscite a vederlo. Il cerchio è basato sulla lunghezza e la larghezza del tavolo. Praticamente nel cerchio dovrò inserire i piedini in questo modo, creare un triangolo in modo perfetto, tipo così. Metterò i piedi in posizione al tavolo e segnerò dove andrò a fare i fori.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Ditemi la vostra nei commenti se vi è piaciuto oppure no. Se non ti sei visto la prima parte o la seconda, lascio tutto in descrizione. Se sei nuovo sul canale ti ricordo di iscriverti, questo canale è dedicato al fai da te e anche qualche piccola recensione, quindi aiutami a crescere con un like e noi ci vediamo sabato prossimo. Ciao!